Pubblicato come terzo singolo estratto dall'album Thriller il 14 febbraio del 1983, Beat It all'interno del disco è collocata come quinta traccia in apertura del lato B del vinile. Sebbene sia un brano che può essere benissimo ascoltato o scorporato da tutto il resto del lavoro, contribuisce in maniera importante all'economia del disco, al quale rimane legato nelle atmosfere e nell'arrangiamento. La canzone, come noto, sin dal momento della sua uscita si è rivelata essere un grande successo. In un certo qual senso, però, è possibile affermare allo stesso tempo che sia stata realizzata a tavolino. L'idea alla base di Thriller era quella di creare un album senza i cosiddetti brani riempitivi, andando a costruire quindi una tracklist con all'interno 9 potenziali singoli. L'idea di costruire un disco senza punti morti era venuta a Michael Jackson prendendo come spunto lo Schiaccianoci di Tchaikovsky. Nell'opera del compositore russo, a detta dell'artista, si susseguono brani tutti di altissimo livello, da qui la decisione di incidere un album dove fossero presenti solo delle hit. A giudicare a posteriori è possibile affermare come questo obiettivo sia stato centrato in pieno, dal momento che oltre alle vendite complessive del disco, stimate ad oggi secondo alcuni tra le 105 e le 110 milioni di copie, ben 7 brani sono stati estratti come singoli. Per raggiungere questo risultato si è partiti da una selezione di 30 possibili canzoni da inserire nel lavoro, da cui ne sono state scelte 8 e tra queste a un certo punto 2 furono cestinate in favore di Human Nature e la conclusione The Lady in My Life. Verso la fase conclusiva del lavoro, ascoltando il tutto, Quincy Jones non si rivelò essere totalmente soddisfatto del risultato ottenuto, in quanto a suo giudizio l'album suonava troppo piatto. Il produttore, basandosi sulla sua lunga esperienza musicale, riteneva che per essere davvero completo un disco avrebbe dovuto catturare un pubblico eterogeneo, saggiando almeno 4 aree musicali diverse, tra cui il rock, il soul e l'R&B. Per questo motivo esortò Michael Jackson a mettersi al lavoro su un brano hard rock che potesse colpire il pubblico attraverso un riff iconico, così come aveva fatto My Sharon del gruppo The Knack circa 3 anni prima. Il cantante si mise all'opera cercando di scrivere una canzone in grado non solo di piacere a uno come lui che non amava quel genere musicale, ma che lo potesse letteralmente convincere a uscire di casa per andare a comprare l'ipotetico 45 giri. Allo stesso tempo l'artista voleva realizzare una canzone hard rock diversa da tutto quello che gli capitava di ascoltare in radio in quel periodo. Per riuscire nel suo intento, Michael Jackson ripescò una demo che aveva inciso 6 mesi prima dell'inizio delle lavorazioni dell'album nella sua villa ad Havenhurst ad Encino. Partendo da quella realizzazione casalinga, fatta solo con l'ausilio della sua voce, si mise al lavoro assieme a Jeff Porcaro e Steve Lukather dei Toto per dare al brano, attraverso un arrangiamento ad hoc, la veste richiesta dal produttore. I 2 musicisti in questione, oltre che per Beat It, hanno lavorato in diversi brani di Thriller in veste di session man. Il risultato fu qualcosa che univa il mondo della black music a quello del rock tipico dei bianchi. Per questo motivo la cosa permise alla canzone di abbattere alcuni tabù al momento della sua uscita, in quanto ancora all'inizio degli anni '80 i gusti e le classifiche musicali del pubblico afroamericano erano differenti rispetto a quelle dei bianchi. Beat It riuscì ad imporsi attraverso la sua commistione dei generi in tutte le radio e classifiche, unendo il gusto dei neri e dei bianchi e diventando un esempio seminale di crossover, a tal punto che nel 1984 è riuscita ad aggiudicarsi il Grammy come migliore interpretazione vocale rock maschile. La demo del brano, a cui mi riferivo poc'anzi, è ascoltabile nell'edizione di Thriller pubblicata per celebrare i 40 anni dall'uscita del disco originale. In questa versione si nota come la strofa, contrariamente al ritornello, manchi del testo, ma che la struttura e determinate idee finite nella versione finale siano già presenti, come ad esempio l'arrangiamento vocale. Data probabilmente l'intenzione di realizzare un brano heavy, è stato scritto un testo più ruvido e aggressivo rispetto agli altri presenti nel disco. Secondo il fratello maggiore, Jermaine, Michael si è ispirato alle violenze di gruppo a cui la famiglia Jackson ha assistito quando viveva nella città di Gary, nello stato dell'Indiana. Situata a 40 km di distanza dalla capitale dello stato dell'Illinois, Chicago, la città di Gary, al momento della sua fondazione nel 1906, aveva visto un primo periodo di sviluppo grazie alla presenza di acciaieria, ma nel corso degli anni era diventata una località abbandonata al degrado. Oltre alle innovazioni tecnologiche che hanno fatto sì che l'industria dell'acciaio perdesse sempre più importanza nei piani di sviluppo americani, la città di Gary è stata caratterizzata da una forte componente razzista
rispetto alla popolazione nera, sfociata nel fenomeno conosciuto con il nome di White Flight, ovvero l'esodo di massa da parte della popolazione bianca che non voleva vivere in zone multietniche. Questa forma di razzismo, con l'aumentare della povertà, si è accentuata e questo ha fatto sì che con il tempo si siano formate bande rivali che si affrontavano violentemente per le strade. Jermaine Jackson ha avuto modo di ricordare come lui, assieme ai suoi fratelli e quindi anche Michael, nonostante il successo dei Jackson 5, almeno in 3 occasioni abbiano assistito dalla loro finestra di casa a violenti scontri tra bande rivali. Nel testo di Beat It il protagonista si rapporta con 2 voci all'interno di sé, di cui una cattiva che lo sprona a prendere parte a una lotta tra gang, mentre l'altra buona ad andare via perché la violenza non risolve nulla. Alla fine il protagonista decide di dar retta a questa seconda voce. Lo stesso concetto viene presentato nel videoclip, dove 2 gruppi rivali si fronteggiano nel quartiere Skydrow di Los Angeles. Anche in questo caso, in conclusione, prevale la pace con alcuni membri delle 2 bande che si uniscono a Michael Jackson in una coreografia. Chiusa questa parentesi e tornando alla realizzazione del brano, in apertura è stato deciso di porre un'introduzione seguita con il Synclavier 2. Questo particolare strumento era un esempio di prime workstation digitali che permettevano di creare suoni mai sentiti fino ad allora. Il suo costo era molto elevato, nella prima versione era venduta alla cifra di $200.000, motivo per cui solo i grandi studi di registrazione potevano permettersi di acquistarlo. L'introduzione, che ricorda la lontana dei Gong, dona al brano un'atmosfera oscura in linea con i concetti della title track. Inoltre riesce a catturare subito l'ascoltatore che dopo la risata maniaca, nei crediti è definita proprio così, di Vincent Price, girando il disco viene nuovamente colpito da un suono tanto intrigante quanto oscuro. Il suono e la sequenza musicale sono stati presi dal disco che accompagnava la confezione contenente il Synclavier 2. Al momento dell'acquisto, il produttore della workstation forniva un album dal titolo The Incredible Sound of Synclavier 2, dove erano presenti tutta una serie di esempi realizzati dal compositore Danny Yeager che era possibile realizzare attraverso la macchina. Uno dei frammenti era la medesima introduzione suonata in apertura per Beat It, identica nella sequenza musicale e nel suono. È possibile ascoltare il campione originale a 6 minuti e 46 del disco. Nello studio nessuno era d'accordo nell'utilizzare una sequenza identica a quella creata da Danny Yeager, ma fu lo stesso Michael Jackson ad imporsi. Tuttavia, quello presente nel disco non è un campione estrapolato, ma il tutto è stato suonato da Tom Bahler. Per non lasciare il tutto come qualcosa di slegato dal resto, è stato utilizzato il medesimo suono all'interno del brano per scandire le battute prima dell'assolo di chitarra. Danny Yeager, a partire dal successivo album Bad del 1987, è divenuto un collaboratore di Michael Jackson e con il tempo gli è stato riconosciuto il credito nell'album Thriller. Ultimato il brano, Quincy Jones, per rendere il tutto ancora più rock, decise di fare seguire al chitarrista più funambolico del momento un assolo. Così afferrò il telefono e chiamò Eddie Van Halen dell'omonima band. Tuttavia, il musicista, pensando che fosse una burla, per 4 volte di fila riattaccò in faccia il telefono al produttore, mandandolo a quel paese. All'ennesimo tentativo decise di stare ad ascoltare il suo interlocutore e così scoprì che non era uno scherzo, ma quello era veramente Quincy Jones che gli proponeva di prendere parte al nuovo disco di Michael Jackson, che a suo dire avrebbe salvato l'industria musicale che all'inizio degli anni '80 si trovava in crisi. Il musicista rifletté sulla proposta e poiché gli piaceva l'idea di collaborare con Quincy Jones, accettò ponendo però 2 condizioni. 1. Nessuno avrebbe dovuto venire a sapere di questa collaborazione. Nei Van Halen vigeva una regola che vietava di suonare al di fuori del gruppo e il chitarrista aveva paura di incorrere nell'ira dei suoi compagni di band che in quel momento si trovavano tutti fuori assieme al manager. 2. Non voleva essere pagato per il suo lavoro, in cambio desiderava solo una cassa di birra e che Michael Jackson gli insegnasse qualche passo di danza. Recatosi presso i Westlake Recording Studios, il chitarrista fu accolto da Quincy Jones, che lo condusse presso lo studio B, gli fece ascoltare il tutto, diede a lui carta bianca sul da farsi e lo lasciò solo. Nello studio A, in quello stesso momento, c'era Michael Jackson che stava registrando delle parti narrate per l'audiolibro tratto dal film E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg. Il disco, anch'esso prodotto da Quincy Jones, uscì per l'etichetta discografica MCA Records pochi mesi
prima di Thriller, ma fu presto ritirato dal mercato a seguito di una causa legale intentata dall'etichetta Epic, che allora aveva sotto contratto l'artista. Poiché aveva ricevuto carta bianca, Van Halen cominciò ad intervenire sul brano, in quanto la parte strumentale destinata all'assolo era strutturata su soli 2 accordi. Il chitarrista tenne questa sezione come ponte prima della sua parte strumentale, che decidette di suonare sugli accordi della strofa. Per fare questo fu tagliato, assieme al tecnico del suono Don Landy, un nastro da 2 pollici che una volta riattaccato non funzionava, motivo per cui furono chiamati Steve Lukather e Jeff Porcaro per cercare di rimediare al tutto. I due riuscirono nell'operazione, registrando una parte di basso, nuove parti di chitarra e aggiungendo alla drum machine una batteria. Quando tutto fu aggiustato, entrò in studio Michael Jackson, che ascoltando il lavoro si congratulò con il chitarrista e lo ringraziò in quanto non si era limitato a suonare un assolo, ma aveva dato un contributo alla struttura che aveva migliorato l'intera canzone. A questo punto fu registrato l'assolo. Non appena Van Halen partì, però prese fuoco la testata dell'amplificatore, motivo per cui, tenuto conto che nello studio di registrazione fortunatamente non ci furono danni, si dovette risistemare la sala di incisione. Il chitarrista registrò alcune sessioni in una ventina di minuti, anche se a detta dello stesso il materiale migliore in linea di massima proveniva dalla prima ripresa. Successivamente, andato via, Steve Lukather e Jeff Porcaro, assieme ai tecnici, montarono il tutto selezionando le varie parti. Poiché per avere un sound più pieno il riff era stato duplicato in 4 tracce, Michael Jackson chiese di ammorbidire il sound fin troppo heavy, in quanto il pezzo avrebbe dovuto funzionare sia per le radio rock sia per quelle pop ed R&B. Prima dell'assolo si possono sentire dei colpi battere. Sebbene con il tempo ci si sia interrogati su cosa fosse quel suono, pensando a qualcuno che entra nella sala di incisioni o al momento in cui la testata dell'amplificatore è andata a fuoco, la spiegazione è più semplice e dichiarata nei crediti del brano. I colpi sono stati dati da Michael Jackson su delle custodie di alcuni tamburi della batteria per dare il segnale d'attacco al chitarrista, in quanto il brano era stato costruito su una drum machine e quindi privo di click. Per lo stesso motivo Jeff Porcaro, prima di registrare la batteria, dovette incidere una traccia di metronomo battendo le bacchette su delle cuffie attaccate alla linea d'ingresso. Rientrati, il resto dei Van Halen, non appena saputo della collaborazione tra il loro chitarrista e Michael Jackson, non solo non si arrabbiarono, ma gli diedero del pazzo per non essersi fatto pagare, motivo per cui alla fine il suo nome fu inserito tra i crediti del disco. Tra l'altro il chitarrista andò sempre molto fiero di questo lavoro e all'uscita del pezzo, sentendo dei ragazzi in un negozio di dischi ascoltare l'assolo ed esclamare come il chitarrista volesse imitare Van Halen, lui si avvicinò a loro dicendo che in realtà l'assolo lo aveva proprio suonato lui. Detto questo, ho concluso il mio racconto, pertanto spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi aspetto con altre spigolature sonore. Arrivederci.